A tutti, o forse quasi a tutti, è successo di rischiare la vita almeno una volta. A me è successo un paio di volte, ma oggi vorrei raccontarti di quella volta in cui ho rischiato di morire nel modo più stupido possibile e immaginabile. Ovviamente l'obiettivo di questo video non è solo condividere con te questo racconto, ma anche fare insieme un lavoro molto interessante sul lessico, perché ho inserito delle espressioni molto interessanti in questa storia, che ti permetteranno di parlare italiano in modo sempre più naturale. Quindi tra poco ti racconterò la mia storia e poi lavoreremo insieme sul lessico. Anche per questo video ho preparato per te un documento PDF che include la trascrizione della storia che sto per raccontarti e anche le espressioni nuove che andremo ad analizzare insieme. Se clicchi sul link sotto a questo video, non solo riceverai questo documento PDF, ma anche degli esercizi interattivi che ti permetteranno di fissare al meglio il lessico nuovo che vedremo insieme oggi. Trovi il link sotto a questo video o nel primo commento. Cominciamo. Ecco, questa è la mia storia. La storia di quella volta in cui ho rischiato la vita in modo veramente stupido. Tant'è che ero lì per cambiare idea e non pubblicare questo video. Poi ho detto, vabbè, pubblichiamolo. Ero piccolo, avevo 7 anni o giù di lì. Ero in macchina con i miei genitori, ma non ricordo dove stessimo andando. Probabilmente stavamo andando a Napoli, dove metà della nostra famiglia tuttora vive. Effettivamente è da un pezzo che non scendo a trovarli, adesso che ci penso. Comunque, ci siamo fermati in un autogrill per mangiare qualcosa e poi al distributore di benzina che si trovava al suo fianco. I miei genitori erano seduti sui sedili anteriori e chiacchieravano in attesa che il benzinaio finisse di fare rifornimento, mentre io ero seduto dietro e probabilmente mi stavo strafogando di biscotti. Non so perché, ma a un certo punto ho deciso di abbassare il finestrino e sporgermi fuori. Qualcosa aveva colto la mia attenzione. Quindi ho abbassato il finestrino, mi sono sporto fuori con la testa, ma accidentalmente, con il ginocchio, ho premuto il pulsante che faceva salire il finestrino. Il finestrino è salito e faceva pressione sulla mia gola. Mi stavo strozzando. Avrei voluto chiamare i miei genitori, ma non riuscivo a emettere nessun suono, non riuscivo neanche a respirare. Ovviamente si è trattato di un lasso di tempo brevissimo, perché poi muovendomi e dimenandomi ho staccato il ginocchio e sono riuscito a sfilare la testa, tornando in macchina con tutto il corpo. Mi stavo strozzando, ho urlato. I miei genitori lì per lì non capivano di cosa stessi parlando e così gli ho spiegato cos'era successo. Erano impietriti. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ed è lì che capisci che la vita può cambiare di punto in bianco, senza avvisare. Bene, questa era la mia storia. Avrai notato alcune espressioni evidenziate, probabilmente. Il mio consiglio è quello di tornare indietro e riascoltarla, così per avere una comprensione maggiore del suo contenuto e per cercare di intuire al meglio il significato di queste espressioni. Ma passiamo subito a un piccolo esercizio che faremo insieme. Ti mostrerò una alla volta le frasi che mi interessano e insieme andremo a intuire il significato delle espressioni che ti presento. Prima frase. Questa è la storia di quella volta in cui ho rischiato la vita in modo davvero stupido. Tant'è che ero lì per cambiare idea e pubblicare un altro video. Che cosa significa ero lì per?
ero lì lì per cambiare idea. Ti do 3 secondi per pensarci. Ero lì lì per significa stavo per. Essere lì lì per fare qualcosa significa stare per fare qualcosa, indica un'azione imminente, un momento prima che venga effettuata. Vediamo un altro esempio. Elena era lì lì per scoppiare a piangere, ma è intervenuta sua sorella e l'ha calmata. Era lì lì per piangere, era vicinissima, stava per cominciare a piangere. Seconda frase della mia storia. Ero molto piccolo, avrò avuto 7 anni o giù di lì. Cosa significa giù di lì? Semplice, no? Più o meno, circa, approssimativamente, e generalmente è preceduta dalla congiunzione o. Avevo 7 anni o giù di lì. Questa espressione non si usa solo per esprimere il tempo, ma qualsiasi quantità. Altro esempio. Al matrimonio di Filippo c'erano una quarantina di persone o giù di lì. Più o meno una quarantina di persone. Prossima frase. Probabilmente eravamo diretti a Napoli, dove tuttora vive metà della mia famiglia. Ma pensandoci, è da un pezzo che non scendo a trovarli. Che cosa significa un pezzo in questo caso? Un pezzo. In questo caso un pezzo significa molto tempo, una quantità rilevante di tempo. È da un pezzo che non scendo a trovarli, è da molto tempo che non scendo a trovarli. È un pezzo che t'aspetto, dov'eri finito? È molto tempo che ti aspetto. Quindi per il momento abbiamo visto essere lì lì per fare qualcosa, stare per fare qualcosa. Giù di lì, che significa più o meno, circa, e un pezzo, che in questo caso indica una quantità di tempo, significa molto tempo. Prossima frase. Mi stavo strozzando, ho detto ai miei genitori, e lì per lì loro non hanno compreso e così gli ho spiegato che cos'era successo. Lì per lì non hanno compreso. Cosa significa lì per lì? Lì per lì. Significa sul momento, in un primo momento, non hanno compreso. E poi gli ho spiegato cos'era successo. Lì per lì, in quel momento, così. Altro esempio. Quando Enzo ha raccontato la sua barzelletta, lì per lì ho riso. Poi ci ho riflettuto e ho capito che era orribile e soprattutto fuori luogo. Lì per lì ho riso, in un primo momento ho riso, ma poi ci ho pensato. Non era una bella battuta. Alla fine della storia ho detto, è lì che ti rendi conto che la vita può cambiare di punto in bianco, senza avvisare. Qui abbiamo questo avverbio, lì. È lì che ti rendi conto che la vita può cambiare, ma lì è un avverbio di luogo, indica un luogo. Anche in questo caso? No, in realtà in questo caso ha un valore temporale. Lì non significa in quel luogo, significa in quel momento. Vediamo un esempio. Camilla ha lasciato suo marito 5 anni fa e da lì non ha più voluto uomini nella sua vita. E da lì, da quel momento, non ha più voluto uomini. E poi ho detto che la vita può cambiare di punto in bianco, senza avvisare. Se non conoscevi questa espressione, il contesto ti ha sicuramente aiutato. Di punto in bianco significa all'improvviso. Di punto in bianco. Altro esempio. Era una splendida giornata ed eravamo in spiaggia. Poi, di punto in bianco, il cielo si è oscurato, le onde si sono alzate e le persone hanno iniziato a fuggire.
Di punto in bianco il tempo è cambiato. Bene, conoscevi già queste espressioni? Hai visto quanti significati può avere una parola piccolissima come lì? Ti ricordo che cliccando sul link che trovi sotto a questo video potrai ricevere il documento PDF con la trascrizione di questa storia e le espressioni che abbiamo visto insieme, spiegate e usate in contesto. Ma riceverai anche degli esercizi interattivi che ti aiuteranno a memorizzare al meglio l'uso di questo nuovo lessico. Spero tanto che questo video ti sia piaciuto, ti sia stato utile. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace e condividerlo con chiunque possa trarne beneficio. Ti ringrazio tanto per la tua fiducia e per la tua compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.